Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Questo di oggi non è un tutorial, è semplicemente un'introduzione che vi vuole semplicemente anticipare il fatto che a breve comunque in futuro, io spero non a breve perché vuol dire che sto lavorando tanto, comunque nel prossimo futuro senz'altro cominceremo a vedere qualche aspetto sull'utilizzo del manual guide nel modo in cui Fanuc l'ha pensato. Guardate questo programma, vedete che ha tutti dei codici che, se riferiti a ciò che vi ho insegnato nel tutorial della programmazione ISO, sono del tutto privi di significato. Codici che permettono alla macchina di fare questo. Ok? Il manual guide cos'è? È un sistema di programmazione cosiddetto conversazionale. Mazak ce l'ha e si chiama Mazzatrol. I numeri 1 nel conversazionale sono i signori della Urco, probabilmente. Fanuc ha il suo, si chiama Manual Guide, funziona tutto tramite diciamo dei menu, quindi nel momento in cui voi volete eseguire una programmazione, premete un softcade del tipo questo, ciclo, scegliete se volete fare una tornitura esterna di sgrossatura, una semifinitura oppure una tornitura omnicomprensiva di finitura. Nel selezionarla vi verrà chiesto appunto di inserire una serie di dati, alcuni già li troverete in cartiglio, e vi verrà chiesto di disegnare proprio fisicamente il pezzo. Questo, per darvi un'idea, è stato disegnato con il manual guide. Vedete che qua avete la forma di un pezzo del mio profilo. Ovviamente questo manual guide, per funzionare bene, bisogna innanzitutto conoscerlo e va utilizzato come Fanuc l'ha pensato, quindi è importante inserire il grezzo perché la macchina sappia effettivamente cosa va a lavorare, ed è importante anche andare a inserire i dati dell'utensile. Per esempio, se state facendo una gola larga 10, lui deve sapere che sta utilizzando un utensile da 3 mm. Quindi tutti i dati vanno inseriti nella maniera corretta. Una volta inseriti i dati nella maniera corretta, permette di accorciare molto i tempi di programmazione. Quindi il manual guide, a mio avviso, ha senso per chi fa piccoli lotti o addirittura il pezzo singolo. Bisogna saperlo usare, bisogna comunque impratichirsi, non è che sia il sistema più intuitivo del mondo, ma una volta che ci si è impratichiti si può programmare senza conoscere il codice ISO, semplicemente con i soft key. E non è male perché utilizzando con in mano un catalogo e utilizzando anche dei parametri che magari possono essere, diciamo per così dire, conservativi, in breve tempo si possono realizzare prodotti che magari quando si è entrati in officina per la prima volta mai si sarebbe pensato di poter fare. Bene, io adesso studio ancora un po', perché comunque qualcosa bisogna studiare. Sono già pronto a livello di tornitura, faccio un po' più fatica a livello di fresatura, ma arriveremo a vedere un po' di tutto. Vi ringrazio e spero di arrivare presto col manual guide in versione definitiva. Questa è solo una pillola. Buona giornata a tutti, ciao ciao!